Ciao a tutti e bentornati nel canale, io sono Antonio, guida turistica di Firenze. In questo video vorrei continuare la strada intrapresa la volta precedente, quando abbiamo parlato della nascita del vino Chianti Classico nel 1716, vino caratterizzato dal simbolo del gallo nero su ogni bottiglia. Ecco, oggi noi continueremo a percorrere la stessa strada, parlando di vino e storia, parlando di come il Chianti Classico sia entrato nella modernità e di come sia diventato uno dei vini più famosi in tutto il mondo. Per fare questo dobbiamo andare nell'Ottocento e dobbiamo introdurre la figura di un grande uomo, il barone Bettino Ricasoli. Bettino Ricasoli è stato uno dei protagonisti della politica italiana di tutto il secolo, sia della politica fiorentina che del Granducato di Toscana, e per ben 2 volte primo ministro del neo Regno d'Italia subito dopo l'unificazione. Però la politica non era la sua unica passione, l'altra sua grande passione era il vino, o per meglio dire la viticoltura. I Ricasoli sono una famiglia di antichissimo lignaggio, sin dal 1141 posseggono un castello non lontano da Siena, il castello di Brolio. Siamo nel comune di Galeola in Chianti. Nella tenuta annessa al castello si è sempre prodotto vino e il barone che lì vi abitava tentò di sperimentare nuove tecniche di vinificazione e di produzione agricola. Perché? Lui aveva un sogno. Il suo sogno era quello che il suo vino dovesse rivaleggiare con i grandi vini francesi, che erano i protagonisti indiscussi dei mercati dell'epoca. Dopo 30 anni di sperimentazioni, lui arrivò a formulare quello che secondo lui sarebbe stato il blend ideale per la produzione di un grande vino che sarebbe stato apprezzato in tutto il mondo. E il blend per il suo vino del Chianti era composto da 70% di Sangiovese, l'uva Baccarossa più famosa di Toscana, che avrebbe dato profumo, 20% di Canaiolo, un'altra uva toscana Baccarossa, che avrebbe dato amabilità, 10% di Malvasia, un'uva a bacca bianca, che avrebbe addolcito i risultati delle 2 uve precedenti. 70% Sangiovese, 20% di Canaiolo, 10% di Malvasia. Questa è la formula del vino del barone Ricasoli, ideata nel 1872. Con questa formula il suo vino conquistò i mercati, arrivò ad essere apprezzatissimo in Inghilterra e fu anche un vino molto adatto all'invecchiamento, adatto anche ai lunghi viaggi per mare. È veramente grazie al barone Ricasoli che il vino del Chianti divenne uno dei vini italiani più apprezzati ovunque. La formula del barone ha resistito per molti decenni, però oggi sarebbe possibile produrre Chianti Classico con la stessa formula? Non risponderemo a questa domanda in questo video, ma lo faremo una volta successiva. Grazie per aver guardato il video, spero che vi sia piaciuto. Se lo fosse, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Io vi aspetto la prossima volta. Ciao!